L'origine dei Campani risale a un periodo antichissimo della protostoria italiana, quando gruppi di origine osca si insediano nella fertile piana flegrea, snodo fondamentale degli itinerari fra sud e centro Italia. È qui che nei secoli la cultura italica dei Campani si mescola a quella greca ed etrusca, almeno fino al IV secolo a.C., quando, dopo un breve periodo di autonomia, la Campania si legherà indissolubilmente al destino di Roma. Fermi tutti, prima di iniziare, di quale Campania stiamo parlando? È curioso notare infatti che almeno fino al II secolo a.C. gli antichi definiscano Campania un territorio molto più ristretto rispetto all'odierna regione italiana. Si trattava di un'area che corrispondeva sostanzialmente alla piana del Volturno e che sotto Augusto si estenderà sino alle rive del Sele, nel Salernitano. È in quest'area che all'inizio dell'età del ferro si insediano popolazioni provenienti dall'Italia centrale e dall'Etruria meridionale, ed è proprio qui, scavallato il 1000 a.C., che inizia il nostro viaggio alla scoperta dei Campani. Tra il IX e l'VIII secolo a.C., il territorio campano era contraddistinto dalla presenza di insediamenti di tipo villanoviano, ovvero villaggi circondati all'esterno da aree adibite a necropoli. I villaggi erano situati in zone strategiche, di norma vicino ai fiumi o all'uscita delle valli fluviali, e controllavano un piccolo territorio nei dintorni costituito generalmente dai campi coltivabili di esclusiva proprietà della comunità. È il caso del nucleo originario di quella che sarà la futura città di Capua, oggi Santa Maria Capua Vetere, che sorgeva presso un guado del fiume Volturno, in una posizione che le permetteva di sfruttare a proprio favore importanti itinerari commerciali. Tra gli insediamenti indigeni più antichi si possono citare poi sicuramente Ponte Cagnano, sorta su un terrazzamento nei pressi del fiume Picentino, e Suessola, vicino all'odierna Acerra, ai confini con il Sannio. L'insediamento più importante della Campania indigena in questo periodo sorge però in prossimità del mare. Situato sul canale di Procida, l'insediamento permette di controllare uno snodo obbligato delle rotte marittime e di trarre vantaggio dal passaggio delle navi che si spostano lungo la penisola. Il Tirreno, infatti, è un mare già parecchio trafficato e a breve diverse popolazioni arriveranno a scontrarsi per il controllo delle rotte commerciali. Al 780 a.C. risalgono i primi contatti dei Campani con i Greci, che fondano la prima colonia stabile in Occidente, Pitecussa, sull'isola di Ischia. Forti della propria superiorità tecnica, economica e culturale, i Greci occupano l'intera isola con villaggi destinati alla produzione agricola. A Ischia, però, è segnalata anche la presenza di Fenici ed Etruschi, che condividono con i Greci i medesimi interessi commerciali. Pochi decenni dopo la fondazione della colonia di Pitecussa, i Greci però occupano l'insediamento campano sul canale di Procida, di cui abbiamo parlato poco fa, fondando al suo posto la prima colonia greca in Occidente sulla terraferma, la città di Cuma. A questo punto i Campani indigeni sono battuti e ricacciati verso le aree interne. Tuttavia, l'incontro con i Greci non è totalmente traumatico ed anzi avvia nelle comunità indigene campane un processo di trasformazione. Le classi sociali iniziano a differenziarsi, la ricchezza si accumula e il potere politico si concentra nelle mani di una o più famiglie che guardano con sempre maggiore interesse al mondo greco. A capo dei villaggi italici si colloca ora un principe. È lui che sacrifica agli dei, è lui che si fa garante della proprietà privata ed è lui che ordina la vita civile. E lì dove la cultura italica si fonde con quella etrusca e con le influenze greche, gli insediamenti campani iniziano pian piano a strutturarsi e a diventare delle protocittà. È proprio il caso di Capua e di Ponte Cagnano. Il processo di strutturazione politica investe anche le comunità indigene di Nola, Avella e Calazia, che sfruttano il controllo delle valli fluviali e delle vie di comunicazione tra la costa e l'interno. Nella valle del Sarno, invece, a questa altezza cronologica prevalgono ancora insediamenti sparsi a vocazione agricola, che nonostante l'influenza culturale del mondo greco, ancora non danno vita a realtà proto-urbane.
Le cose cambiano fra il VII e il VI secolo a.C., il periodo di massimo splendore della civiltà etrusca, che influenza profondamente non solo la Toscana ma anche la pianura padana e la Campania. Gli Etruschi ad esempio sono a Roma e trasformano la città. La stessa cosa accade in Campania, dove iniziano a nascere le prime vere e proprie città. La cultura etrusca e lo sviluppo urbano sono legati a doppio filo. In questo periodo Capua assume un ruolo egemone e si pone come leader di una lega di 12 città etrusche nella piana flegrea. Vicine a Capua sorgono ad esempio Suessola, Calazia e Cales, mentre spostandoci più a sud troviamo ora le città di Nola, Nocera e Pompei. Qui l'influenza etrusca e delle maestranze greche provenienti da Poseidonia sono innegabili, come dimostrano i resti dell'antico tempio di Apollo di Pompei, che segnalano l'appartenenza della città al sistema regionale strutturato sotto l'influenza di Cuma e Capua. La colonia greca controlla le rotte marittime e si proietta idealmente sul vasto orizzonte mediterraneo. La Capua etrusca influenza invece le aree interne e domina importanti tratte commerciali via terra. Il paesaggio italiano viene dunque stravolto da quella che è una vera e propria rivoluzione urbana. Nelle città si cominciano a intravedere strade lastricate in pietra e piazze pavimentate, ma soprattutto si iniziano a distinguere nettamente le aree residenziali dai quartieri destinati alle attività produttive. La casa tipica del periodo è di norma pianta rettangolare, costruita in tufo o mattoni crudi, con un ambiente dedicato al focolare e una zona esterna in cui si trova il pozzo o dei sistemi per la raccolta delle acque piovane. Ma sviluppo urbano, come dicevamo, è attenta pianificazione degli spazi pubblici, che accolgono ora i luoghi del potere e le aree sacre. Soprattutto su queste ultime le comunità investono ingenti risorse, perché i templi non fanno altro che segnalare la potenza e il prestigio della città, la sua proiezione ideale sul territorio circostante e inoltre attraggono ricchezze tramite i pellegrini che si recano in città ed offrono doni agli dei. La presenza etrusca in Campania determina infatti uno sviluppo economico notevole. L'agricoltura beneficia delle opere di drenaggio, bonifica e canalizzazione, mentre il settore artigianale ha nella ceramica il suo prodotto di punta. A ciò si affiancano le importazioni di prodotti di lusso, come ceramiche figurate, bronzi e vino, provenienti dalla costa ionica o dalla Grecia. A livello geografico, l'etruschizzazione investe totalmente la Campania, ma al contempo produce anche forme di resistenza culturale, come provano le iscrizioni italiche ritrovate a Nocera, a Vico Equense e a Sorrento. Arriviamo così alla fondazione di Napoli. Siamo nel 504 a.C. e il VI secolo volge ormai al termine. Il protagonista indiscusso di questa fase di transizione è Aristodemo, generale che arresta le spedizioni etrusche contro Cuma, contro ogni pronostico, per ben 2 volte. Grazie alle vittorie militari, Aristodemo conquista il favore del popolo e si fa tiranno di Cuma. Secondo un'ipotesi recente, è proprio l'oligarchia cumana in esilio a fondare Napoli, la città nuova. Aristodemo, forte del proprio carisma e delle vittorie militari riportate, proverà a estendere l'influenza di Cuma anche nelle aree interne della Campania e del Basso Lazio, arrivando persino alle porte di Roma. Ma la sua politica di integrazione, che ha in Ercole il simbolo principale di apertura verso gli italici, si arresterà dopo il suo omicidio, causando così anche una sorta di chiusura delle città verso i territori italici. In questo contesto si colloca la battaglia navale di Cuma, dove i siracusani di Gerone sconfiggono nuovamente gli Etruschi e al contempo ridimensionano l'importanza della stessa Cuma. La presenza di Siracusa però si rivela effimera, perché nel frattempo sta emergendo la nuova padrona del Golfo. Ancora oggi l'assetto urbanistico della Napoli greca sopravvive in un certo modo nel reticolato ortogonale che caratterizza il suo centro storico. A partire dal 450 a.C. circa, Napoli assume rapidamente il ruolo prima svolto da Cuma, ripristinando il controllo dei punti cruciali per la navigazione, come Punta Campanella, Capri e soprattutto Ischia. Napoli instaura al contempo uno stretto legame con Atene, diventando il principale fornitore della polis durante la guerra del Peloponneso,
grazie alla capacità organizzativa che le consente di esportare i prodotti coltivati all'interno, nella fertile pianura campana. Il suo ruolo di intermediario commerciale funziona anche a parti inverse. Le navi di ritorno da Atene, infatti, portano in Italia ceramiche e prodotti artigianali di lusso. Ciò che spesso si tralascia è che Neapolis non è l'unica città ad affermarsi in questo periodo. Nelle fonti antiche infatti emergono due nomi, Nuvla e Nucrinum, Nola e Nocera, che in lingua osca significano appunto città nuova. Queste due città rivendicano piena autonomia e anche una scelta identitaria consapevole, come prova la scelta del nome in lingua osca. È proprio in questo periodo che, secondo Diodoro Siculo, si forma ufficialmente il popolo dei Campani. Finora, infatti, abbiamo spesso parlato di indigeni mescolati a greci ed etruschi, mentre intorno alla metà del V secolo la coscienza etnica dei Campani dà vita a una realtà politica identitaria. Questo fenomeno è innescato proprio dalla chiusura delle città greche ed etrusche, che fino ad allora avevano avuto un rapporto di scambio e apertura con l'elemento indigeno. Per reazione, il popolo delle campagne risponde con un'affermazione identitaria. I Campani nel 423 prendono Capua e nel 421 occupano Cuma. Nelle fonti latine sono chiamati Sanniti, perché sostanzialmente si tratta sempre di popolazioni osche, ma presto vedremo che il rapporto dei Campani con la tribù dei Pentri è tutt'altro che pacifico. Napoli invece attua una politica diversa e riesce ad integrare gli elementi italici in città, tanto che i Campani rivestono addirittura la carica politica più importante, quella del demarco. Grazie alla sua vocazione marittima, alla mancanza di un ampio territorio da sfruttare e al suo rapporto privilegiato con Nola, Napoli riesce a integrare gli elementi italici ed evita quella competizione violenta che invece si innesca in altri centri della regione, come Capua, Cuma o ad esempio Poseidonia, che verrà presa dai Lucani. Con l'ascesa della nuova aristocrazia italica, che si afferma soprattutto grazie al prestigio militare, la Campania diventa il più importante bacino di reclutamento di truppe mercenarie. Mercenari campani operano in Magna Grecia e in Sicilia, dove spesso si trasferiscono a seguito delle campagne belliche e fondano comunità, arrivando persino a battere moneta. Ma che siano mercenari lontani dalla propria terra d'origine o nobili cavalieri alla guida delle proprie comunità, che siano essi Sanniti, Lucani, Bruzzi o Campani, un elemento accomuna l'uomo italico tra V e IV secolo a.C., l'importanza della guerra. Il mercenariato è un fenomeno che assolve a una duplice funzione. Da un lato regola la pressione demografica interna e risolve alcune questioni sulla spartizione delle terre. Dall'altro consente alle comunità di origine dei mercenari di ricevere ingenti quantità di ricchezza provenienti dai bottini di guerra. Sarà proprio la guerra a determinare l'assetto della Campania dal IV secolo a.C. in poi. Nel 343 a.C. i Sanniti invadono il territorio dei Sidicini, sconfiggono i Campani giunti in loro soccorso e assediano Capua. I Campani richiedono allora l'aiuto dei Romani e si sottomettono formalmente a Roma. A causa del tradimento romano, che si limita a occupare Capua e abbandona i Sidicini e i Sanniti, una parte degli abitanti si ribella e si allea con le città della Lega Latina. Tuttavia, la ribellione non porta i frutti sperati, poiché, sedata la rivolta, la Res Publica confisca vaste aree della pianura campana e le distribuisce ai coloni romani. L'integrazione della Campania settentrionale nel sistema politico di Roma avviene soprattutto grazie alla concessione della cittadinanza sine suffragio. Si tratta sostanzialmente di riconoscere alle comunità campane una certa dose di autonomia, di continuare a governarsi con le loro leggi, ma esclude i cittadini dalla possibilità di votare e di entrare a pieno titolo nel sistema politico di Roma. Al contempo, però, tra gli obblighi che i cittadini devono assolvere vi sono quelli di fornire assistenza e truppe in caso di guerra. Tra il 338 e il 332 a.C. assumono lo stesso status le città di Capua, Cuma, Suessola, Acerra, Atella e Calazia. I napoletani in questa fase sono alleati dei Sanniti, che sono a loro volta alleati di Taranto, e compiono scorrerie nell'Ager Falernus. Ben presto però la città diventa oggetto di contesa tra le due grandi potenze italiane del periodo, Roma e Taranto. La città di Napoli è spaccata in due. La Boulée,
che è l'assemblea, diciamo così, degli aristocratici, è più favorevole a un'alleanza con Roma, l'Ecclesia invece, l'assemblea popolare, vota a favore dello schieramento con i Sanniti e con Taranto. Nel 327 a.C., dopo un anno d'assedio da parte di Roma, l'aristocrazia consegna Napoli al nemico, ottenendo la tutela dei propri interessi e un patto di alleanza che rende la città il principale alleato marittimo della Repubblica. Nel frattempo però Roma rischia di perdere le conquiste effettuate in precedenza a fronte della disfatta delle forche caudine e della sconfitta nella battaglia di Lautole. Grazie però a una progressione inesorabile e alla fondazione di colonie in tutto il territorio, Roma riesce lentamente a riprendere il controllo della Campania settentrionale. Nel 313 viene iniziata la costruzione della Via Appia e fondata Saticula, mentre fra il 312 e il 296 vengono fondate Suessaurunca, Minturne e Sinuessa. Nel 311 cade Nola, mentre nel 308 sarà la volta di Nocera. Terminate le guerre sannitiche si apre un periodo di pace, la cosiddetta Pax Romana, e Roma integra sempre più i territori della Campania nei suoi domini. Questo non significa che la storia degli Italici finisca qui, basti pensare a Capua, che nella mente di Annibale dovrebbe essere la capitale alternativa d'Italia una volta distrutta Roma, o basti pensare alla guerra sociale che contrappone gli Italici per l'appunto a Roma. Ma come si vede siamo entrati in piena età romana e allora direi di fermarci qui con questo breve excursus sulla popolazione italica dei Campani. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e vi invito ad iscrivervi al canale. Inoltre, se scrivete un commento, io lo leggo sempre con piacere e cerco di rispondere, quando posso, alle domande che mi vengono poste. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!